Oggi ti porto alla scoperta di come proteggere la tua casa e quindi anche di come proteggere la tua vibrazione, la tua energia, le tue frequenze, la tua vibras, perché noi siamo letteralmente delle antenne che camminano. Oggi ti porto alla scoperta di quell'amuleto, di quella piccola cosa che magari hai già visto, che magari hai in casa o che ti ha incuriosito, motivo per cui hai cliccato su questo video, che arriva dalla Turchia, o meglio dagli antichi territori ancora prima dell'impero ottomano, che erano appunto parte della Turchia, e che spesso questo amuleto, il significato di questo amuleto è stato completamente fuorviato. Benvenuto sul canale di Nob, Not Only Barcellona, Not Only Bag, Not Only Bullshit, il canale in cui insieme proviamo a stare centrati, a conoscere quelle scienze o conoscenze che troppo spesso sono state messe all'angolo per alzare la tua vibras. Giù il gettone, altro giro, altra corsa, alza la vibras. Allora, l'oggetto è questo. In casa ne ho diversi, tempestata la casa. Mo te lo faccio vedere vicino, vediamo un po'. Ok? Allora, questo... L'etimologia della parola che ci salva sempre ed è la vera soluzione, la vera conoscenza nella maggioranza dei casi, il 99,9% dei casi, si chiama Nazar Bonchuk. Nazar Bonchuk, questo chuk, questa sillaba che noi non abbiamo ma che assomiglia molto al Echu, al nostro Echu. Tradotto letteralmente, e arriviamo all'etimologia della parola, significa la perla che protegge. Quindi Nazar è protezione e Bonchuk è la perla che protegge, che non ha nulla a che vedere con l'occhio di Allah, che non ha nulla a che vedere con l'occhio del diavolo, perché ultimamente se vai a cercare sui social cosa significa questo piccolissimo, no, proprio piccolissimo, no, amuleto, la maggioranza dei risultati che avrai è quello dell'occhio del diavolo, che se io, visto che su questo canale cerchiamo di alzare la consapevolezza o meno, se io mi dovessi indossare, ma credo anche una persona con un quoziente interattivo molto minimo, se tu ti dovessi indossare un oggetto che si chiama l'occhio del diavolo, noi appunto proprio perché siamo fatti di energia e di frequenze risuoniamo con quello che è simile, quindi qui sul canale siamo per attrarre, stare nella luce, l'autostrada della luce. Io non indosserei mai, e credo anche tu, un oggetto che si chiama l'occhio del diavolo, perché attiri quell'autostrada lì. Quindi origine assolutamente turca, ok? Prima dell'impero ottomano, quindi tutta quella zona, la zona che è definita tutt'oggi il ponte tra i due mondi, Occidente e Oriente, quindi nasce in quelle zone là. Il suo significato, l'etimologia, è la perla che purifica, pulisce, e l'occhio di Allah, perché poi le religioni arrivano sempre dopo e si infilano sempre in maniera subdola o meno, poi a seconda delle religioni gli è stato affibbiato questo nickname, questo soprannome, l'occhio di Allah. Questo lo puoi trovare sia in Turchia, sia in Grecia, sia in tutto il Medio Oriente, quindi tutto quello che è Iran, Israele, ma arriva dalla Turchia. E una città che si chiama Izmir, che è diciamo la Venezia turca, anche se Istanbul assomiglia moltissimo a Venezia, sono coloro che hanno avuto l'idea di mettere, di trasformare questa antica tradizione di protezione, perché questo, la sua principale funzione è quella di proteggere, l'hanno trasformato in un oggetto che tutte le persone, locali o meno, possono avere nelle loro case. Cioè i turchi non è che possono, i turchi proprio questo ce l'hanno di default. Infatti quando nascono i bambini
viene regalato, un po' come quello che avevamo noi dello schiacciapensieri sulla culla. Viene regalato ai bambini, viene messo nella culla, viene regalato stile braccialetto. Quindi la città, come dicevo prima, di Smyrna sono quelli che hanno avuto l'idea, perché loro sono dei commercianti nati, altro che i napolitani e i veneziani, di renderlo accessibile a tutte e di diventare un souvenir. Se vai in Turchia o in Grecia lo troverai in tutte le salse e forme, quindi collana, braccialetto, orecchini, tappeti, cuscini, coperte. La sua principale funzione è quella appunto di la perla che protegge, perché tu sei divino, tu sei simile a quello che ti ha creato, e da sempre quello che ci ha creato, il colore col quale si identifica il divino, il colore della purezza, il colore dell'universo. Infatti l'universo come te lo rappresentano? Non di sicuro rosso con i pallini gialli, ma blu costellato di bianco. Quindi il colore della purezza, il colore della consapevolezza, il colore del divino è il blu. Il blu. Si dice anche che il colore dell'anima sia questo colore qui. Utilizzi regalarlo appena ai bambini appena nati, di metterlo all'interno delle case. E dove si mette all'interno delle case? Si mette esattamente nel punto in cui una volta aperta la porta, chiunque entri in casa, amico, non amico, amante, non amante, genitore, parente, whatever, la prima cosa che fa questa persona quando entra in casa deve incrociare, deve imbattersi in questo, quindi deve essere in un punto in cui ci passano tutti. Da qui arriva il significato, l'etimologia di purificare, la perla che purifica, collegato al discorso della purezza. Quindi siccome negli occhi il malocchio, la negatività, il pensiero distorto, il ti voglio portare sfiga, il negativo, il diavolo passa quando noi viaggiamo e comunichiamo con gli altri nostri simili, passa attraverso lo sguardo, l'occhio. E quindi chiunque entri in casa e guarda questo purifica, cattura questo pensiero, questo atteggiamento negativo, questa energia negativa dalla persona e la fa sparire. Quindi il discorso che dicevo all'inizio della definizione fuorviante dell'occhio del diavolo è l'esatto opposto. Tu hai qualcosa in casa che rappresenta il divino che è in te e che ti protegge da tutto quello che divino non è. Non si potrebbe mai indossare o mettere in casa qualcosa che distrugge, allontana il malocchio, ma che si chiama esattamente come, o che risuona come il malocchio. Poi ci sono diverse correnti che dicono che questo ti deve solo essere regalato, che non lo puoi comprare tu. No, credo che qui veramente ci sia molta discrezione personale. Quello che è sicuro, ma succede anche per tantissime altre cose come i cristalli, e ci ho fatto anche un video su che cosa succede, perché si rompono i cristalli, che è veramente molto difficile. Stessa cosa questo, nel momento in cui questo si rompe vuol dire che ha incontrato un'energia negativa, un malocchio, oppure nell'arco del tempo in cui l'ha indossato si è caricato talmente tanto, non riesce più a svolgere la sua funzione e quindi succederà che casualmente o non casualmente lo perderai o ti si spezzerà, romperà. Poi se sei bravo a ricollegare, a mettere i pezzi del puzzle vicini, per cui riesci a capire che cosa è successo e quindi a collegarlo al perché si è staccato, spezzato, sei un grande. Quindi quello che puoi fare per proteggere la tua casa è di metterlo, come dicevo prima, in un punto in cui sono tutti obbligati a passare, quindi per forza di cose da lì passano, anche perché per un turco questo è molto normale, per un italiano che entra in una casa e vede questo, per forza di cose l'italiano che è mediamente per default, per DNA, attento ai dettagli, cadrà l'occhio qui. Poi appunto lo puoi utilizzare come, se sei una donna, accessori, orecchini, collane, lo puoi, se sei un uomo lo puoi utilizzare come braccialetto. Una funzione
decorativa, sono molto belli in casa. Adesso ti faccio vedere degli altri che ho. Questo per esempio, perché in Grecia, e questo arriva dalla Grecia, e se vai in Grecia ti diranno assolutamente che l'occhio di Allah, che non è l'occhio di Allah, perché abbiamo detto che quando si infilano religioni fanno sempre un sacco di casino. Assomiglia a un occhio, ma è una perla, è una pietra, ok? Ci sono dei cerchi che poi assomigliano a degli occhi, no, anche perché, attenzione, vado fuori tema, ma non troppo, torno al discorso della Grecia. Ci sono nelle antiche civiltà, come in quelle attuali, che quando c'era questo, siccome siamo nella dualità, il suo corrispettivo contrapposto ai tempi dei babilonesi, degli assiri, anche loro adoravano questo dio che era rappresentato con l'occhio, ma l'occhio quello che anche oggi vediamo è ancora presente, che è quello degli illuminati, che è quello dell'occhio con le cigliona all'interno di un triangolo, ok? Quindi anche qui dualità, ce l'avevano anche loro quel tipo di occhio lì, il grande fratello. Questo invece era il suo corrispettivo, quindi questo è il positivo, la luce, l'altro è il negativo. Per tornare al discorso della Grecia, se vai in Grecia ti diranno appunto che il Zar Bonjuk, perché questo è il suo vero nome, la perla che purifica, è arrivata da loro, ma non è così. Questo per esempio è una sorta di cavigliera, ok? E in tutti i posti quest'estate dove sono stata in Grecia, questo era fisso su ogni letto, cioè ogni volta che cambiavo letto, cambiavo location, lo mettevano come di buon auspicio, perché sia in Grecia sia in Turchia sono stra attenti all'energia che hanno le persone, a quello che dicono, a come si muovono. Noi non abbiamo un corrispettivo di questo, nonostante noi si sia cattolici, perché anche in Turchia ci sono i cattolici. Questo non ha religione, non è il corrispettivo del rosario, perché anche loro hanno il rosario, sia che siano musulmani, che poi si chiamano in un altro modo, sia che siano cristiani, quindi loro sono molto attenti. Poi ne ho un altro da farti vedere. Questo è un altro, come dicevo prima, ornamentale. Questo viene dalla ex museo, ora diventata moschea, Hagia Sophia a Istanbul, molto carino. Quindi questo si appende. E poi l'ultimo è questo, che per far girare l'economia locale della Grecia ho comprato quest'estate. Quindi qui attenzione, anche qui non è l'occhio quello degli illuminati, sono dei cerchi, non ci sono, e non è all'interno del triangolo racchiuso, ok? È un altro tipo di occhio, questo non è l'occhio quello stronzo. Se questo video ti è sembrato interessante, riconoscevi il Nazar Bonjuk, se lo hai mai utilizzato, se credi che siano tutte cazzete, ti aspetto nei commenti, poi metterai like, puoi condividere il video e ovviamente ti puoi iscrivere al channel. Qui ti lascio un altro video sul Generis dove si parla di come riconoscere il male dal bene, perché entrambi fanno parte della stessa medaglia, solo che bisogna scegliere quale lato della medaglia avere vicino.